Lezione 1. La perfezione della pasticceria. E Anna, ho sentito che sei una vera pasticcera. Ciao John. Adoro fare dolci. Sono divertenti e puoi creare tante cose deliziose. Sembra incredibile. Che tipo di pasticcini ti piace preparare di più? Mi piace molto fare i croissant. Sono friabili e burrosi, perfetti per la colazione. I croissant sono deliziosi. Immagino che richiedano una certa abilità per ottenere quella consistenza friabile. Lo fanno, ma una volta capito, puoi realizzarli molto facilmente. È bello sentirlo. Come si stende la pasta? Uso un mattarello per arrotolarlo velocemente e in modo uniforme. È tutta una questione di tecnica. Quali altri dolci preparate con lo stesso impasto? Faccio anche pasticcini e panini danesi. Sono così versatili. Sembra delizioso. Li riempi con qualcosa di speciale? Sì, mi piace usare ripieni di frutta, come mele o ciliegie, e talvolta crema di formaggio. Yum! Queste combinazioni devono avere un sapore fantastico. Hai una ricetta di pasticceria preferita? Adoro la mia ricetta dei croissant al cioccolato. Il cioccolato fuso all'interno è paradisiaco. Sembra allettante. Mi piacerebbe assaggiare una delle tue creazioni un giorno. Sarei felice di condividere. Cucinare insieme potrebbe essere molto divertente. Assolutamente. Organizziamo una giornata di pasticceria per preparare insieme dei deliziosi pasticcini. Lezione 2. Abitudini sane. E Anna, di recente ho iniziato una nuova routine di esercizi. È fantastico! Come ti senti a riguardo? Sicuramente. Mi sento più energica e la mia pelle ha un aspetto migliore. È fantastico! Che tipo di esercizi stai facendo? Sto mescolando cardio con allenamento della forza. È impegnativo ma divertente. Sembra un approccio equilibrato. Hai un allenamento preferito? Mi piace molto andare in bicicletta. È anche un ottimo modo per esplorare la zona. Il ciclismo è fantastico. Adoro il modo in cui combina l'esercizio fisico con l'aria fresca. Esattamente. Hai provato qualche nuova attività di fitness ultimamente? Sì, mi sono iscritto a un corso di yoga ed è stato davvero rilassante. Lo yoga è fantastico per la flessibilità e la consapevolezza. Come ti piace? Lo adoro. Mi aiuta a rilassarmi dopo una giornata intensa. Questo è importante. Trovare modi per ridurre lo stress è essenziale per la salute. Assolutamente. Cos'altro hai notato da quando hai iniziato ad allenarti? Il mio sonno è migliorato molto. Mi sento più riposato al mattino. Questo è un enorme vantaggio. Dormire bene è la chiave per sentirsi al meglio. Di sicuro. Sono entusiasta di seguire questa routine e vedere altri risultati. Lezione 3. La strada verso la professionalità. E Anna, hai sentito parlare del dibattito sportivo sullo status professionale? Sì,
È interessante come alcuni atleti abbiano iniziato a chiedere un maggiore riconoscimento. Davvero, vogliono che le loro prestazioni competitive siano prese sul serio. È fondamentale che gli atleti ricevano il riconoscimento che meritano. Esattamente. Molti hanno regimi di allenamento rigorosi che richiedono molta dedizione. Di sicuro, alcuni atleti si allenano per ore ogni giorno per eccellere nel loro sport. Hai mai seguito il percorso di un atleta in particolare? L'ho fatto. Ho seguito un nuotatore che batte record a destra e a manca. Questo è stimolante. I nuotatori hanno spesso orari intensi per mantenere il vantaggio. Assolutamente. Il loro impegno per il miglioramento è impressionante. Pensa che si debba dare maggiore sostegno agli atleti dilettanti. Sì, spesso mancano di risorse rispetto ai professionisti, il che non è giusto. Sono d'accordo. Investire in giovani talenti può elevare l'intero sport. Inoltre ispirerebbe le generazioni future a perseguire i propri sogni. Esattamente. Sostenere gli atleti a tutti i livelli è essenziale per la crescita. Spero che presto vedremo altre iniziative che promuovano l'equità e il riconoscimento. Sarebbe fantastico. Riconoscere il duro lavoro può motivare tutte le persone coinvolte. Lezione 4. Esplorazione dei musei. E Anna, sei stata al nuovo museo in centro. Sì, ci sono andato lo scorso fine settimana ed è stato fantastico. È bello sentirlo. Hai fatto un giro? Sì, il museo offre visite guidate per un'esperienza più informativa. Ho sentito che quei tour sono davvero utili. Cosa hai imparato? Ho imparato tanto sulla storia delle mostre. Le guide sono molto competenti. Sembra interessante. Qual è stata la tua mostra preferita? Mi è piaciuta molto la sezione dei manufatti antichi. Mi è sembrato di tornare indietro nel tempo. Wuhan. Amo la storia. Avevano qualcosa di unico? Sì, avevano alcune monete e ceramiche rare provenienti da antiche civiltà. Sembra affascinante. Trovo sempre incredibile quanto possiamo imparare dal passato. Assolutamente. I musei sono tesori di conoscenza. Pensi che dovremmo tornare insieme qualche volta? Sì, sicuramente. Mi piacerebbe esplorare altre mostre con te. Controlliamo il loro programma per le prossime mostre. Ottima idea! Sarebbe divertente vedere quali nuove cose hanno da offrire. Non vedo l'ora. Esplorare con un amico lo rende ancora migliore. Lezione 5. Abbracciare nuovi inizi. E Anna, stavo pensando a come iniziare cose nuove possa intimidire. Ti capisco benissimo. All'inizio può sembrare opprimente. Giusto? Ricordo quando ho iniziato il mio primo lavoro. Ero così nervosa.
Mi sono sentito allo stesso modo quando ho iniziato i miei corsi di danza. Ero preoccupata di non riuscire a tenere il passo. Hai scoperto che è diventato più facile nel tempo? Sì, una volta che ho conosciuto tutti e imparato alcune mosse, mi sono sentito più a mio agio. È bello sentirlo. Penso che la pratica aiuti davvero ad aumentare la fiducia in se stessi. Assolutamente. E a volte solo fare il primo passo è la parte più difficile. Così vero. Che consiglio daresti a qualcuno che è riluttante a iniziare qualcosa di nuovo? Direi di fare un passo alla volta e di non aver paura di chiedere aiuto. Ottimo consiglio. Tutti sono stati principianti ad un certo punto. Esattamente. Inoltre, può essere molto divertente imparare qualcosa di nuovo con gli amici. Sì, avere un sistema di supporto fa una grande differenza. Sono d'accordo. Quali nuove cose stai pensando di provare dopo? Sto pensando di dedicarmi alla fotografia. Sembra eccitante. Sembra incredibile. Avrai così tante opportunità di essere creativo. Lo spero. Non vedo l'ora di immortalare momenti meravigliosi attraverso l'obiettivo. Lezione 6. La vita di un intagliatore. E Anna, stavo leggendo di un famoso intagliatore vissuto all'inizio del 1900. Oh, davvero? Cosa c'era di speciale nella sua vita? Fu qui che l'intagliatore rimase per il resto della sua vita, creando incredibili sculture. È affascinante. Ha avuto altri contributi oltre alla sua arte? Sì, fu qui che eseguì anche i suoi importanti esperimenti agricoli. Wow, quindi non era solo un artista, ma anche un innovatore. Che tipo di esperimenti ha fatto? Si è concentrato sul miglioramento delle colture e delle tecniche agricole per aiutare gli agricoltori locali. È impressionante. È fantastico quando gli artisti usano le loro abilità a beneficio della comunità. Assolutamente. Il suo lavoro ha avuto un impatto duraturo sull'agricoltura della zona. Sai cosa lo ha spinto a combinare arte e agricoltura? Credeva che natura e arte andassero di pari passo e voleva celebrare quel legame. È una filosofia così bella. Rende il suo lavoro ancora più significativo. Lo penso anch'io. Mostra come la creatività può influenzare diversi campi. C'è qualche sua scultura che ti piace particolarmente? Sì, uno dei suoi pezzi più famosi raffigura un contadino che lavora nei campi. Sembra meraviglioso. Deve catturare l'essenza del duro lavoro e della dedizione. Esattamente. È un promemoria dell'importanza dell'arte e dell'agricoltura nella nostra vita. Lezione 7. Piani per il fine settimana. E Anna, vuoi vederci questo fine settimana? Perfetto. Mi piacerebbe. Cosa hai in mente? Sono entusiasta di trovare la mia nuova racchetta da tennis. Sembra divertente. Hai intenzione di andare in un negozio specifico? Sì,
C'è un ottimo negozio di articoli sportivi in centro che offre una buona selezione. Fantastico! Mi servirebbero anche un paio di scarpe da tennis nuove. Ottima idea! Possiamo dare un'occhiata insieme alle racchette e alle scarpe. Sì, mi piace sempre fare acquisti di attrezzatura sportiva con un amico. Anch'io. Rende l'esperienza più piacevole. Quali caratteristiche cerchi nella tua nuova racchetta? Ne voglio uno leggero e con un buon controllo per i miei swing. Questo ha senso. Una buona racchetta può davvero migliorare il tuo gioco. Esattamente. Hai una marca preferita di attrezzatura da tennis che ti piace? Di solito scelgo Wilson. Le loro racchette sono comode nella mia mano. Wilson è una scelta solida. Dovrò provare alcuni dei loro modelli. Sicuramente. Andiamo a mangiare qualcosa anche dopo la spesa. Sembra perfetto. Un po' di cibo dopo un'emozionante giornata di shopping è sempre bello. Lezione 8. Declutterare per fare chiarezza. E Anna, stavo pensando al potere del decluttering e dell'organizzazione. Questo è un ottimo argomento. Può davvero trasformare il tuo spazio abitativo. Esattamente. Sento che uno spazio pulito porta a una mente più chiara. Sono completamente d'accordo. Quando tutto è in ordine, è più facile concentrarsi. Giusto? Ho notato che mi distraggo quando la mia stanza è disordinata. Lo stesso qui. Sono sempre stupito di quanta roba accumulo senza rendermene conto. Hai ragione. Ho deciso di sbarazzarmi delle cose che non uso più o di cui non ho più bisogno. È una mossa intelligente. Hai già iniziato il processo? Sì, ho iniziato con il mio armadio e ho trovato tanti vestiti che non indosso da anni. Questo è comune. È bello lasciare andare gli oggetti che non ti servono più. Sicuramente. Mi sono anche reso conto di avere molti oggetti sentimentali che occupano solo spazio. Può essere difficile separarsene, ma a volte è necessario. Sto imparando a conservare solo ciò che mi dà veramente gioia. Questa è un'ottima mentalità. Rende molto più semplice il processo di decluttering. Sono entusiasta di vedere come uno spazio più organizzato migliorerà la mia vita quotidiana. Anch'io. Pianifichiamo insieme una giornata disordinata qualche volta. Sembra un'idea divertente. Possiamo motivarci a vicenda per lasciare andare le cose. Lezione 9. Esplorazione delle gemme storiche. E Anna, hai sentito parlare della nuova guida turistica della nostra città? No, non l'ho fatto. Cosa c'è di speciale? Evidenzia diversi luoghi imperdibili, tra cui un castello storico. Oh, adoro i castelli. Cosa distingue questo? Ha un'architettura straordinaria e una storia affascinante che risale a secoli fa. Sembra incredibile. Mi piace conoscere le storie dietro gli edifici storici. Esattamente.
Il castello era una volta una residenza reale e ha molte storie interessanti. Mi piacerebbe conoscere le persone che vivevano lì. Personaggi famosi. Sì, vi hanno fatto visita diversi re e regine e ci sono leggende di tesori nascosti. Wow, posso immaginare quanto sarebbe emozionante esplorare quelle vecchie sale. Di sicuro, anche i panorami dalle torri dovrebbero essere mozzafiato. È un'opportunità fotografica perfetta. Hai intenzione di visitarlo presto? Sì, sto pensando di andare questo fine settimana. Vuoi unirti a me? Mi piacerebbe. Esplorare un castello sembra un'avventura fantastica. Ottimo! Possiamo anche dare un'occhiata ai giardini che circondano il castello. Sembra adorabile. Non vedo l'ora di vedere gli splendidi paesaggi. Sarà una giornata piena di storia e divertimento. Facciamo in modo che accada. Lezione 10. La gioia della scoperta. Ehi Anna, hai seguito le ultime scoperte scientifiche? Sì, è affascinante ciò che i ricercatori stanno scoprendo in questi giorni. Sicuramente. Sono sempre entusiasta di vedere cosa scoprono anche gli altri. Anch'io. Recentemente, ho letto di una nuova specie di dinosauro che hanno scoperto. È incredibile. Cosa hanno imparato a riguardo? Hanno scoperto che aveva caratteristiche uniche, come una cresta sulla testa. Wow! Adoro il modo in cui ogni scoperta aumenta la nostra comprensione della storia. Assolutamente. È come mettere insieme i pezzi di un gigantesco puzzle del passato. A proposito di scoperte, hai provato qualche nuovo hobby ultimamente? Sì, ho iniziato a dipingere ed è stato un ottimo sbocco creativo. Sembra divertente. Cosa ti piace dipingere? Principalmente paesaggi, ma sto anche sperimentando stili astratti. Mi piacerebbe vedere i tuoi lavori. È emozionante esprimersi attraverso l'arte. Grazie. Trovo ispirazione nella natura e nella vita quotidiana. È una fonte meravigliosa. La natura ha così tanta bellezza da offrire. Esattamente. E condividere l'arte può ispirare anche altri a esplorare la propria creatività. Sono completamente d'accordo. Si tratta solo di incoraggiarsi a vicenda a scoprire cose nuove. Lezione 11. Trovare il regalo perfetto. Ehi Anna, sto cercando un regalo per il compleanno di mia sorella. Hai qualche consiglio? Sicuramente. Cosa le piace? Ama leggere ed è affascinata dai romanzi fantasy. È un grande interesse. Che ne dite di un'edizione splendidamente illustrata di un classico? Sembra perfetto. Hai in mente un libro in particolare? Forse Lo Hobbit. È una storia senza tempo e ha illustrazioni incredibili. Adoro quell'idea. Qual è il tuo budget per il regalo? Direi che circa $30 sarebbero ragionevoli.
È una buona gamma. Controllerò online e nelle librerie locali. Ottimo! Potresti trovare anche alcuni divertenti accessori legati ai libri. Cosa si intende per accessori? Cose come segnalibri, ex libris o persino un'accogliente coperta da lettura. Sembrano adorabili. Potrebbero rendere il regalo ancora più speciale. Esattamente! Puoi creare un simpatico pacchetto di lettura. Apprezzo il tuo aiuto. Anna, ora mi sento più sicura della mia scelta. Lezione 12. La storia delle bevande. E Anna, sapevi che migliaia di anni fa le bevande alcoliche erano comuni in Medio Oriente? Davvero? È affascinante! Che tipo di bevande erano popolari allora? Consumavano principalmente bevande fermentate come birra e vino. Interessante! Queste bevande erano usate per occasioni speciali o per il consumo quotidiano? Entrambe facevano parte dei rituali e venivano consumati quotidianamente da molte persone. Questo ha senso. L'alcol ha avuto un ruolo significativo in varie culture nel corso della storia. Esattamente. Tuttavia, i metodi di produzione di allora erano molto diversi dalle tecniche odierne. In che modo? Cosa li ha resi unici? Hanno utilizzato processi di fermentazione naturali, facendo affidamento sul lievito selvatico presente nell'ambiente. Wow! Posso immaginare che questo abbia reso ogni lotto davvero unico. Sì, ed era anche un modo per garantire la sicurezza dell'acqua, poiché il processo di fermentazione uccideva i batteri nocivi. Questo è un ottimo punto. È interessante come la necessità abbia dato forma a quelle prime pratiche. Di sicuro, le bevande alcoliche servivano anche a scopi sociali ed economici in quelle società. È incredibile come qualcosa di così semplice abbia una storia così ricca. Assolutamente. Conoscere il passato ci aiuta a comprendere meglio le nostre abitudini attuali. Lezione 13. Immergersi in una nuova serie. E Anna, hai iniziato a guardare quella nuova serie di cui tutti parlano? Non ancora. A quale ti riferisci? Sto parlando di Le cronache del tempo. È davvero affascinante. Ne ho sentito parlare. Cosa consiglieresti a qualcuno che vuole iniziare? Consiglio di iniziare con l'episodio pilota. Dà il tono alla perfezione. Questo ha senso. Le prime impressioni sono così importanti in una serie. Esattamente. I personaggi sono presentati bene e la trama attira immediatamente la tua attenzione. E com'è il ritmo? Preferisco gli spettacoli che non si trascinano troppo. È fantastico. Gli episodi sono ben bilanciati, con sufficiente azione e sviluppo del personaggio. Sembra invitante. Quanti episodi ci sono nella prima stagione? Ci sono 10 episodi, quindi è facile guardarli senza sosta durante un fine settimana. Perfetto. Adoro quando una serie è abbastanza breve da finire velocemente, ma comunque coinvolgente. Ti piacerà sicuramente. Inoltre,
Si parla già di una seconda stagione. È eccitante. Significa che lo spettacolo ha il potenziale per altre fantastiche storie. Di sicuro. Fatemi sapere cosa ne pensate dopo aver visto il primo episodio. Lezione 14. Il viaggio di un giocatore. E Anna, stai partecipando a qualche partita in questa stagione? Mi sto ancora allenando, ma spero di partecipare presto a qualche torneo locale. È eccitante. Su quali competenze ti stai concentrando nella tua pratica? Sto lavorando sul mio servizio e migliorando il mio gioco di piedi. Entrambi sono fondamentali per il mio gioco. Sicuramente. Un servizio forte può davvero dare il tono a una partita. Esattamente. Inoltre ho messo in pratica la mia strategia per diversi avversari. Questo è intelligente. Saper adattarsi può fare una grande differenza. Sì, ho studiato alcuni video delle partite passate per imparare dagli altri. È un'ottima idea. Guardare giocatori esperti può fornire informazioni preziose. Aiuta davvero. Ho notato alcune tecniche che voglio incorporare nel mio stile. Hai un giocatore preferito che ammiri? Ammiro Serena Williams. La sua determinazione e abilità sono davvero stimolanti. È un atleta incredibile. La sua etica del lavoro è qualcosa a cui aspirare. Assolutamente. Spero di incanalare un po' di quell'energia nelle mie prossime partite. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Con tutta la tua preparazione, sarai pronto a brillare. Lezione 15. Esplorazione delle opzioni di viaggio. E Anna, hai mai pensato di viaggiare in treno invece che in auto? È un'idea interessante. Ci ho pensato, ma non l'ho mai provato. I treni possono essere molto comodi, soprattutto per le lunghe distanze. Ho sentito che possono essere più rilassanti che rimanere bloccati nel traffico. Esattamente. Inoltre, puoi goderti il paesaggio senza preoccuparti del parcheggio. Sembra carino. Che mi dici del costo? Di solito è più conveniente. Può esserlo, soprattutto se prenoti in anticipo. A volte ci sono grandi sconti. Buono a sapersi. Dovrò esaminarlo per il mio prossimo viaggio. Dovresti. Hai viaggiato da qualche parte di recente? Sì, sono andato in spiaggia il mese scorso. È stata una vacanza rinfrescante. Sembra adorabile. Hai guidato o hai usato i mezzi pubblici? Ho guidato, ma avrei voluto prendere in considerazione l'idea di prendere un autobus o un treno. Anche gli autobus possono essere un'opzione divertente, soprattutto se ti piace incontrare nuove persone. Questo è vero. Ho sentito che i viaggi in autobus possono essere piuttosto sociali. Sì, e spesso hanno delle splendide vedute lungo la strada. Lezione 16. Scelte salutari. E Anna, ultimamente stavo pensando a un'alimentazione sana. Che mi dici di frutta e verdura? Questo è un ottimo argomento. Ho comprato mele e carote proprio ieri.
Belle scelte. Le mele sono così versatili. Le mangi crude o le cuoci? Di solito li mangio crudi come spuntino, ma sono ottimi anche nelle torte. Adoro la torta di mele. Cosa ti piace abbinare alle tue mele? A volte li immergo nel burro di arachidi per una deliziosa sorpresa. Sembra gustoso. Che ne dite delle carote? Hai un modo preferito per prepararli? Li gusto crudi con l'hummus o li arrosto con delle spezie. La tostatura ne esalta la dolcezza. Hai provato ad aggiungere erbe aromatiche? Sì, il timo e il rosmarino si sposano molto bene con le carote arrostite. Yum! Dovrò provarlo. Quali altri frutti ti piacciono? Adoro i frutti di bosco. Sono ricchi di antiossidanti e hanno un sapore incredibile. I frutti di bosco sono fantastici. Li usi nei frullati o nei dessert? Entrambe. Li mescolo spesso in frullati per una bevanda rinfrescante. È una scelta salutare. È meraviglioso come frutta e verdura possano essere così versatili. Lezione 17. Uccelli con una piuma. E Anna, ultimamente ho imparato a conoscere gli uccelli locali ed è affascinante. Sembra interessante. Che tipo di uccelli hai scoperto? Beh, ho imparato a conoscere i cigni e i loro movimenti aggraziati sull'acqua. I cigni sono bellissimi. Adoro il modo in cui scivolano senza sforzo. Cos'altro hai scoperto? C'è anche l'airone blu, noto per le sue incredibili abilità di pesca. Li ho visti stare fermi per lunghi periodi, in attesa che i pesci nuotassero. Esattamente, e ho letto dei cormorani che si tuffano sott'acqua per nutrirsi. Sono affascinanti. Non sapevo fossero subacquei così abili. Sì, e poi ci sono le aquile calve, maestose e potenti. Le aquile calve sono davvero iconiche. Deve essere incredibile vederne una allo stato brado. Lo è. Ho incontrato anche falchi pescatori, noti per le loro incredibili capacità di caccia. I falchi pescatori sono impressionanti. Sai cosa mangiano di solito? Principalmente pescano, ma cacciano anche piccoli uccelli quando necessario. Interessante. Che mi dite dei pellicani? Ho sentito che hanno metodi di alimentazione unici. Lo fanno. I pellicani usano il becco grosso per raccogliere i pesci mentre nuotano. È una tecnica così efficace. Che mi dite delle oche canadesi? Sono abbastanza comuni da queste parti e il loro clacson è inconfondibile. Sì, viaggiano in formazioni a V, il che è incredibile da vedere. È incredibile quanto siano diverse le specie di uccelli nella nostra zona. Iscriviti, metti mi piace e condividi il nostro canale. Il tuo supporto ci aiuta a creare altri fantastici contenuti. Grazie!